Allora, abbiamo visto prima che dopo i combattimenti di mischia chi vince avanza e chi perde fugge. Le regole per queste due tipologie di azioni sono più o meno sempre le stesse, quindi chi fugge deve fuggire possibilmente in linea retta verso il proprio lato mappa. Se passa attraverso zoc frontali nemiche subisce un ulteriore hit, se passa sopra unità nemiche viene eliminata completamente, se calpesta diciamo nella fuga unità amiche, le unità amiche calpestate subiscono un hit, se termina su una unità amica scivola l'esagono dietro e l'unità amica calpestata subisce un hit. Chi avanza abbiamo detto se è in linea avanza di un esagono e lì si ferma, se è in colonna avanza fino a 3 esagoni, ma se entra in una zoc frontale nemica deve comunque fermarsi. Vediamo l'esempio di un attacco contro un esagono non open, che è questo, che è un villaggio, con le casette. Ora, contro i villaggi chi attacca deve per forza farlo in colonna, quindi può dichiarare solo la colonna. Il difensore decide quello che vuole. E, contro i villaggi la risoluzione della mischia, anche in questo caso, lo sconfitto, se sconfitto con un delta di 3 o più, subisce un hit. In questo caso di combattimento il francese ha anche un'unità di supporto che gli dà un ulteriore +1 in combattimento e l'Idri che gli dà un +1 in combattimento. Non ha attacchi sul fianco perché i non open sono considerati tutti fronte. Prima per esempio non l'abbiamo visto, ma se un'unità nemica viene attaccata sul fianco, sia in fuoco che in mischia c'è un ulteriore +1 punto di vantaggio insomma, al dado. Ora diciamo tutte quelle che sono le modifiche non ne sto a raccontare qua a voce, ma c'è una tabellina che le riassume, sono 4-5, sì, niente di più. Artiglieria, allora l'artiglieria è abbastanza semplice, anzitutto l'artiglieria è soltanto a uno step, quindi potrà essere attivata solo quando si attiva il good order, perché se un'artiglieria viene attaccata dal nemico e viene sconfitta, salta per aria, viene eliminata. L'artiglieria quando spara, si mette nella classica posizione girata, calcola la distanza con l'avversario, in questo caso 1, 2, 3, 4, lancia un dado da 8 e se il risultato è almeno uguale, il nemico è colpito e subisce un hit. Diciamo che fa un bel 6, quindi l'ulano è colpito e subisce un hit. Se chi spara è una cavalleria a cavallo, il risultato deve essere superiore alla distanza. Quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 4, bisogna che faccia almeno 5. Col 6 veniva colpito ugualmente. Se ci sono delle unità amiche in mezzo, l'artiglieria può sparare ugualmente, semplicemente conta un punto in più, quindi conterebbe 1, 2, 3, 4, 5 come distanza. Se il nemico si trova in un esagono, diciamo un terreno vantaggioso, come in questo caso qua, aggiunge 1, 2 o 3 a seconda del tipo di terreno per rendere più difficile all'artiglieria colpirlo. Vediamo ora i combattimenti tra cavalleria, quindi cavalleria contro cavalleria. Ora, la cavalleria che attacca un'altra cavalleria si mette in questa posizione di fronte. A questo punto entrambi i giocatori devono decidere che dado usare, se il dado da 6 o il dado da 8. Gli scontri della cavalleria sono come se fossero tra colonne, quindi se una cavalleria ha uno stack più grande dell'altra, praticamente ha un vantaggio di +1, +2 a seconda della differenza di pedine nello stack. Se adesso ognuno sceglie il dado che vuole lanciare, diciamo che il francese sceglie il dado da 6 e quell'altro il dado da 8. Al dado lanciato viene sommato il bonus per il tipo di cavalleria, ad esempio il corazziere ha un +3, l'ulano ha un +1. C'è sempre la tabellina che riassume i bonus di tutti i tipi di pedine. In questo caso quindi sarebbe 6, 3, 9 contro 2 +1, 3. Allora la vittoria è schiacciante per il francese, lo sconfitto si ritira di 5, è andato fuori mappa. Poi si guarda se ci sono degli hit da attribuire, cioè ogni dado da 6 lanciato nel combattimento
attribuisce un hit allo sconfitto. Se anche l'ulano avesse usato un dado da 6 fosse stato e quindi subisce la sconfitta, sono due dadi da 6, quindi lo sconfitto subisce 2 hit. Quindi il concetto è il dado da 6 è un po' più difficile vincere, però se riesce a vincere il dado da 6 infligge un danno all'avversario, diciamo, è un elemento di rischio. Vediamo ora l'attacco della cavalleria alla fanteria e quindi quella fanteria che si va a mettere in quadrato. La cavalleria attivata attacca, si porta nella ZOC nemica, la fanteria si mette idealmente in quadrato. Per prima cosa entrambi obbligatoriamente lanciano un dado. Questo è il risultato. Ricordiamo sempre che essendo considerato una specie di combattimento tra colonne, diciamo, in questo caso Hannover ha una pedina in più del francese, quindi aggiunge 1. Quindi Hannover avrebbe 3 più 1, 4. Il corazziere avrebbe 4 più 3, 7. Quindi siamo un punteggio 7 a 4. A questo punto, dopo aver lanciato i primi dadi, prima la fanteria, poi la cavalleria decidono se restano a combattere o se una fugge o l'altra fa recall. Se entrambi decidono di continuare a combattere, si lanciano altri due dadi da 6, si fa la somma con i bonus come prima, chi perde scappa di 5 e subisce 2 hit. Fine. Se invece le unità decidono di non continuare a combattere, allora la fanteria decide di ritirarsi. Va indietro di 5, di 3, il francese lancia un dado, in questo caso sta sotto, quindi però ha più 3 della cavalleria, se supera il valore della fanteria, la fanteria scappa di 3 e subisce un solo hit. Se invece il risultato non supera quello della fanteria si è salvata. Stessa cosa se fosse la cavalleria a dire no, magari c'è questa situazione, dice no, cerco un recall, insomma mi ritiro prima, vale 2 più 3, 5, la fanteria che parte da 1 lancia il suo dado, ecco in questo caso stessa cosa, 2 più 1, 3, non supera, quindi la cavalleria si ritira di 3 e si salva. Se avesse fatto 6, in questo caso la cavalleria si ritira di 3 e subisce un hit. Quindi se si resta a combattere c'è la possibilità di vincere, ma con il rischio di subire 2 hit da una parte e dall'altra. Con la ritirata barra recall il rischio cala e quindi si può subire al massimo soltanto un hit. Unità in rinforzo barra riserva. Allora, le unità che vengono sistemate in questo modo sull'esagono, ovvero col lato che combacia col lato dell'esagono, sono chiamate in riserva. Rinforzo, perché comunque i rinforzi entrano tutti in questa condizione, mentre la riserva semplicemente il giocatore decide di mettere delle pedine in questo modo. Cosa serve questo? Perché appunto la pedina in riserva è attivata sempre, a prescindere dal colore. Diciamo che se fosse questa situazione, io anche se attivo il bianco, oltre ad attivare tutte le pedine col bianco, posso attivare tutte le unità in riserva o i rinforzi che stanno entrando. Le pedine però non possono entrare entro 3 esagoni dal nemico, se per caso ci sono devono allontanarsi per forza, aggiungono 2 punti di movimento, ma se vengono attaccate, ad esempio in questo caso, non sparano, non fanno niente, semplicemente subiscono, scappano di 5, subiscono un hit più un hit per unità che gli è andata a fianco. Quindi in pratica l'attacco contro unità in riserva e rinforzo è una vittoria automatica con gli hit che dipendono semplicemente da quante unità sono andate praticamente all'attacco. Come si vince? Allora, alla fine di ogni turno, ogni giocatore controlla quante unità sue ha con un marker di colore dal verde, diciamo, in su, in senso peggiorativo. In più guarda se ha se ci sono delle unità che controllano dei eventuali esagoni di punti vittoria. Il giocatore che raggiunge 13 punti, ovvero punti per zone territoriali,
e un punto per unità avversaria in colore, diciamo in condizioni precarie. 2 punti per unità totalmente eliminata. Il primo che arriva a 13, contando alla fine di ogni turno, vince la battaglia.